Ciao Beato Martire, benvenuto in questo canale. Io sono Angela Calefato, parlo di narcisismo non nei termini in cui sei abituato a conoscere questo disordine dell'identità, questo disturbo. Ti chiamo Beato Martire e non ti devi offendere per questo. Se ti offendi, cambia canale. Se lo accetti invece come utile provocazione per uscire dalla dipendenza, accomodati. I segnali che sta tornando, sì, ci sono dei segnali evidenti che una narcisista stanno tornando nella tua vita. È da distinguere se tu sei in no contact oppure li hai bloccati, oppure se invece hai deciso di non essere in quel famosissimo no contact, di non bloccare, di mantenere una comunicazione solo se il narcisista, la narcisista si fa vivo e vedere volta per volta come comportarti. Cioè, insomma, navighi a vista. Facciamo ordine sui motivi del ritorno, che sono molto controversi. La cosa più divulgata sicuramente, e anche forse, diciamolo pure, un po' banale, è che tutti i narcisisti tornino per continuare ad avere un approvvigionamento emotivo da un ex che ne ha sempre dato molto. Illudersi che il narcisista torni perché ti ama è davvero un'illusione. Questa è sicuramente una cosa sacrosanta, perché il narcisista ha un problema con l'amore, ma non con l'innamoramento. Ti spiego meglio. Il narcisista può tornare per nostalgia e per una sorta di reidealizzazione di te, del partner, perché le denigrazioni che ti ha fatto non erano veritiere, erano necessarie ma non pensate e quindi finalizzate proprio perché necessarie a giustificare la sua separazione da te. Ma mi rendo conto che anche questo non è chiaro per chi entra nel mio canale per la prima volta. L'ansia della relazione a un certo punto, proprio per via del disturbo, si fa sentire nel narcisista. E proprio quando va tutto bene, A quel punto, quando va tutto bene, il narcisista ha bisogno di sentirti da alleato, da madre buona, da persona meravigliosa a nemico, e farà tutto il necessario con il suo hate bombing in contrapposizione al love bombing che ti ha fatto all'inizio della relazione. Ha bisogno di fare tutto il necessario per arrivare al fallimento della relazione con te. Ben presto cosa succederà? Che sia ancora single e desideroso di libertà o che sia addirittura con un nuovo partner, ben presto dimenticherà le litigate e anche i motivi che vi hanno spinto alla fine della relazione e darà una rispolverata a quell'immagine offuscata dalle sue emozioni negative e che l'ha portato alla separazione. Questa immagine offuscata di te tornerà a brillare se era giustamente innamorato e te l'ha detto in tutti i modi. Ecco perché ritorna. Ci sono molti narcisisti che non vogliono tornare in relazione e ricominciare dal punto in cui avevano interrotto la relazione, e non perché non fossero innamorati, anzi, ma lo chiariremo nel prossimo video. Veniamo ai segni che comunque il narcisista ti dà e che tu a volte non cogli, che sta tornando. Carissimo Beato Martire, prima di andare avanti ti invito ad iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto e attivare la campanella di San Felice Martire, appunto, così da me ribattezzata, per essere sempre informato sui video futuri. Ricordati, Beato Martire, che il canale ha bisogno di sostegno perché i video li faccio gratuitamente e comunque è un lavoro che richiede tempo, richiede dedizione, approfondimenti e innovazione. Quindi ti chiedo di sostenerlo, oltre all'iscrizione, anche con un abbonamento di pochi euro. L'abbonamento di pochi euro mi consentirà di crescere, di sostenere il canale e di fare dei video
per tanto altro tempo ancora. E poi in più è utile per te l'abbonamento, e sai perché? Perché hai dei vantaggi, e il vantaggio primo è quello di avere un consulto gratuito con me di 20 minuti, e poi anche quello di poter farmi delle domande sotto ogni video, quindi nei commenti sotto ogni video, alle quali riceverai una risposta sempre. Ricordati che per scrivermi la mail è sempre quella in descrizione sotto ogni video. Grazie. I segni che la narcisista sta tornando. Primo segnale, ovviamente, se tu sei in no contact, orbiting nei tuoi social, quindi vede tutti i tuoi stati di WhatsApp, o almeno ricomincia, inizia a metterti like anche su foto vecchie e post vecchi, oltre a quelli nuovi di Facebook, Instagram, ti followerà dopo averti defollowerato. Madonna, che termini. Insomma, quello che vuole fare è testare il tuo stato mentale, emotivo ed affettivo in questo momento, proprio perché tu sembri morto, sembri morta. Quindi studiare il miglior approccio per recuperarti, chiamarti in anonimato, oppure studiarsi un profilo anonimo che non è quello suo ufficiale sui social, è roba da covert. Un overt non lo fa, non spende tutte queste energie, diciamo. Quindi l'overt è più diretto. Secondo segnale, sia per overt che per covert, è di aspettare il momento giusto per farsi vivo. Di aspettare un evento scatenante o un evento comunque importante. Il lutto di una persona in comune, di un vostro conoscente, di un suo parente, o addirittura approfittare di un proprio stato di salute non propizio, tipo che si è rotto un piede, si è rotto una mano, è andato a fare degli accertamenti in ospedale, potrebbe anche inventarsi una depressione, quindi contattarti per captare la tua benevolenza, contattarti per il tuo compleanno, quindi aspettare fino al tuo compleanno, Natale, Pasqua, Capodanno. Ti contatterà utilizzando un pretesto per confondere le sue reali intenzioni. Terzo segnale, ti manda una email, specie se sei in no contact e non vuole rischiare dai social. Una mail in cui ti chiarisce e non richieste le motivazioni della vostra separazione. Cioè tu praticamente non stai a chiedergli niente su come è finita, o se l'hai fatto in un primo momento poi ti sei dato pace. Cioè con questa mail non vuole altro che replicare le sue ragioni, quindi non richieste, sui motivi della separazione. Oppure, anziché mandarti l'email, invitarti direttamente a un caffè, a un aperitivo, per chiarirti questi motivi. Ecco, tu ti presenti all'aperitivo o leggi la mail e ti aspetti delle scuse, dei rimorsi, dei rimpianti, o comunque le sue scuse e un interesse nuovo palesato a fronte di queste. No! Potrebbe mandarti tranquillamente una mail in cui chiarisce i motivi della separazione e ammette di stare bene, di finalmente sentirsi nuova in questa nuova dimensione da persona libera, o addirittura in un'altra relazione, di aver trovato veramente la sua dimensione, pur ammettendo di volerti ancora molto bene. Questo per manipolarti, per provocare assolutamente una tua reazione, rabbia, sbigottimento, delusione. Quanto più ti vedrà scossa da questa sua provocazione, difficile da cogliere, devo ammettere, tanto più sarà felice di poter ancora pensare che tu lo pensi e lo rivuoi indietro nella tua vita. Non ti meravigliare se soprattutto hai la possibilità di avere un incontro fisico con il narcisista, la narcisista che ti spiega i motivi della separazione, di vederlo quasi soddisfatto dopo averti detto questa cosa, o con un sorriso. Non è cinismo brutale come dicono, non è sadismo,
è solo la soddisfazione di capire che tramite questa provocazione, questa bugia, insomma, tu ci sei rimasto male. Hai avuto una reazione, quella che voleva, per capire che c'è ancora ciccia, che ancora c'è possibilità di ritorno. Quarto segno, da molti costituito dal fatto che il narcisista inizia a frequentare i posti che frequenti tu o a aprirti addirittura sotto casa, sul luogo di lavoro. Aspetta un attimo, perché questa cosa non mi risulta proprio. Cioè, il vero narcisista, se ti teme e non ha idea della tua disponibilità, non impiega tutte queste energie, non lo fa, è più codardo. Il covert quasi mai fa improvvisate nei posti di lavoro, si fa vedere, non rischia mai. Quello che potrebbe fare invece è andare a trovare delle persone sul posto di lavoro o chiedere un appuntamento, fare una telefonata a delle persone a voi vicine, cioè che avete in comune. Cioè, inventarsi un pretesto per poterli incontrare, per poterli contattare e comunque chiedere di te come stai, che te ne fai e roba del genere, insomma, in modo che ti informino che si è informato su di te e che tu in qualche modo possa avere una reazione, anche semplicemente quella di dire ai tuoi amici o ai tuoi parenti: non nominatemelo, deve sparire dalla mia vita, non conta più niente per me. Ecco, questa forma di rabbia, di rifiuto, però un po' rabbioso e risentito in questa formulazione, sarà ottimo per il narcisista e la narcisista, perché la tua rabbia significherà che ancora vale qualcosa per te. Ehi, siamo nella seconda parte del video, cioè come cogliere i segnali che il narcisista sta tornando quando tu non gli hai dato il no contact. Comunque, non ti sei mai fatto vivo se non per rispondere puntualmente ai suoi messaggi, in modo neutro. Sei in una nuova relazione magari e non sei mai stato disponibile ad incontrarlo, ad incontrarla. Quindi una situazione in cui tu non hai effettuato il no contact, rispondi garbatamente ai suoi messaggi o simpaticamente, insomma in modo pacifico, però hai messo comunque un paletto determinato dal fatto che stai in un'altra relazione, che comunque hai deciso di non frequentarlo per sesso o per vederlo o vederla. Abbiamo il quinto segnale. Ti scrive una volta al mese. Ovviamente ciò che ti scrive è in linea con quello che pensa che ti possa piacere. Quindi una frase profonda, una frase di filosofia se sei una persona cerebrale, oppure se sa di triggerarti con la comicità, sarà un meme simpatico al quale risponderai, magari replicando in maniera molto intelligente e divertita, per esempio. Aspetterà la tua risposta e brevemente sparirà. Quindi sarà un cucù fugace e lo vedrai sparire, la vedrai sparire per un altro mese. Perché fa questo? Non perché in quel momento non aveva niente da fare, oppure ha pensato a te però e poi è stato distratto da altro. No, l'ha fatto per testare dal tuo tipo di risposta come stai, in che relazione stai, sei appagato, sei appagata, sei triste, sei bisognoso. Se tu rispondi ogni volta stando sul pezzo, se ti fa una battuta divertente rispondi in modo divertito, se ti fa una riflessione rispondi in quel senso, ma non sei né arrabbiato né troppo felice di averlo sentito, quindi complice del suo cucù, entrerà in crisi, avrà il dubbio su come deve percepirti. Interessato? Interessata? Oppure no? In quel caso, se oltre a rispondere alla battuta o alla frase, quello che è, ma una cosa molto breve che ti manda, gli chiedi e quindi replichi con una domanda aperta come stai, potrebbe tranquillamente non risponderti. Perché? Perché in realtà non vuole comunicare con te,
vuole solo essere alla ricerca di una tua risposta negativa, che tu però non hai. Innervosirti. Spererebbe quasi in un tuo blocco a furia di contattarti in questo modo ogni mese e non ricevere una tua reazione nevrotica, ecco, una tua punizione per la sua maleducazione. Tu non fai nulla, rispondi sempre pacificamente perché hai un necessario distacco, perché sei bravo o brava a gestire queste situazioni. Questa è una cosa innata, lo devo dire, Bene. Riproverà il prossimo mese, riproverà fino a quando non vedrà una reazione, in modo ossessivo. Hai sviluppato in questo caso un'ossessione e tu che pensi che magari ti voglia scrivere e poi se ne vada perché non ha niente da fare. Hai sbagliato. Sei un'ossessione che però non hai il coraggio di manifestare. Attenzione al sesto segnale. Può anche scriverti e se trova terreno fertile chiedere di vederti, darti un appuntamento e poi il giorno dell'appuntamento avere una scusa per non presentarsi e neanche rilanciare per un nuovo appuntamento. Lo fa apposta per scatenare una tua reazione. Estrema ratio. Gli do un appuntamento, non mi presento, vediamo che fa. Possibile che non si arrabbi? Possibile che non me ne dica due? Possibile che non mi blocchi? Ma perché non lo fa? E se tu non fai niente, riproverà ancora una volta, come se niente fosse. This is narcissism. Sono su tutti i social. Scrivimi, abbonati, potrai avere una chiamata gratuita. Abbonati anche perché io rispondo agli abbonati se hanno un problema da manifestare sotto i miei video in merito all'argomento di ogni video che pubblico.